e quindi va ammazzata. Sembra una cella reale. Questa è la regina. Li ho tenuti in freezer. Alla fine ho ammazzato una peregina di un cinghiale. Allora, ho vinto un altro giro nelle api. Oggi però con una motivazione che non mi fa per nulla piacere. Però diciamo che non avrei neanche voluto farlo. Però il mio maestro di apicoltura, insomma, la persona che mi sta insegnando, mi sta aiutando, dice che è proprio necessario, perché in sostanza c'è una famiglia, quella dell'anno scorso, quella vecchia, che ha anche una regina vecchia e niente, ha questo problema che le api non decollano, non crescono. Diciamo che secondo lui il problema è la regina, che depone poco e che è vecchiotta e quindi va ammazzata, che è una cosa che mi spiace solo a pensarci. Sono stato qualche giorno a dire cosa faccio, però purtroppo si fa così e quindi devo provare per la prima volta a fare questa cosa che non mi piace per niente e non so neanche, adesso vedo se riesco a trovarla e insomma, in sostanza quello che mi ha detto di fare è di trovare la vecchia regina, toglierla e ammazzarla e mettere dentro quest'arnia un telaio di covata fresca presa dall'altra arnia. E questo cosa fa? Fa sì che le api creino da una larva una cella reale e quindi si allevino una nuova regina. Così facendo, la nuova regina chiaramente avrà bisogno dei suoi, se non ricordo male, 16-17 giorni per crescere, poi per essere fecondata altri 5, 6, 7, 8 giorni e quindi tra una cosa e l'altra inizierà a deporre e tra una cosa e l'altra va via un mese. Quindi non è dal punto di vista dell'apicoltore una bella situazione e dal punto di vista delle api invece devo cercare di salvare la colonia. Quindi diciamo che purtroppo ammazzandone una ne salvo magari 5.000. Certo, però quella è la regina e quindi niente. Proverò, adesso provo a vedere, intanto apro e vediamo un attimino se la trovo e poi quando sono lì vedo il da farsi. Niente, facciamo questa esperienza, va? Allora, pur non sapendo come andrà,
Sinceramente devo dire che non avrei mai pensato un giorno di commettere un apicidio in qualche modo. Però almeno è una sola per salvarne tante, ammesso che funzioni. Questa è l'arnia debole, quella dell'anno scorso. Prima di tutto devo provare a trovare la regina. Dunque, la famiglia funziona, questo è tutto miele, opercolato, quindi chiuso, e qui che luccica, non so se si vede, c'è tutto il miele nuovo. C'è tanta importazione, tanto miele, tanto polline, ma poche api per ora. Questa sembra una cella reale, come se le api stesse avessero capito che è il momento di fare una nuova regina. E queste invece sono tutte celle maschili di fuco, sono più grosse, più gonfie. Della regina per ora non c'è traccia. Questo è il telaio centrale, quello che tiro fuori adesso, dove di solito è più frequente trovare covata e anche la regina. Però covata non ce n'è. E ci sono un po' di celle reali. Queste sono altre. Non so se si riescono a vedere. Una, due. Qua sotto probabilmente un'altra. Quindi le api stanno producendo nuove regine. Non c'è covata. Devo trovare la regina a tutti i costi. Ok, dunque la regina è qua. E questa è... Guardate come mi attaccano subito. Circondata tutta da altre api, però non depone. Non ci sono più celle di covata. Eccola qui. Questa è la regina. Quindi purtroppo dovrò ammazzarla. Mi dispiace un sacco. Comunque si vede che cammina lenta. Lo devo fare. Mi dispiace tantissimo. Adesso devo lasciare solo una cella reale, perché altrimenti sciamano e volano via. Quindi devo distruggere i cupolini come questo. Questo lo lascio, che è il più bello ed è in alto anche. Vuol dire che volontariamente stavano sostituendo. Devo stare attento a non dimenticarmene nessuno, perché altrimenti mi volano via. Lascio solo questo.
che sembra proprio il più bello. Mamma mia, che esperienza brutta. Allora, adesso, visto che in quest'arnia non ci sono celle di covata, quindi non ci sono nuove api che stanno nascendo, crescendo dentro la loro celletta, prendo un telaio da un'altra arnia forte, tolgo le api e metto dentro qui, sperando appunto che la famiglia riesca a produrre la nuova regina. Ho portato 3 melari che metterò sopra, visto che nei nidi sono pieni di miele e polline e hanno bisogno di spazio. A questo modo riesco a far salire le api per produrre il miele per me, in quello in più che diciamo loro non usano, lo prenderò io. Prima di mettere sopra il melario si mette questo che si chiama Escludi Regina, bellissimo nome. Praticamente è una griglia la cui larghezza non permette alla regina di passare, ma a tutte le altre api sì, perché la regina è un po' più grossa. La metto per prima e poi metto sul melario, che è un mezzo nido composto da 10 telaini così, che verranno, speriamo, riempiti di miele. Quello in eccesso, quello che non ci sta più giù, finisce sopra. Voilà. Abbiamo alzato di un piano. Con gli spostamenti che ho fatto ho equilibrato e bilanciato le 3 arnie. Adesso ho 7 telai qui, 7 qui e 7 qui per quanto riguarda il nido. E metto il melario su tutti, ma questo non ha ancora una regina feconda. Sono molto calme, per fortuna non le disturbiamo. I telai del melario sono quelli che sono stati costruiti l'anno scorso, quindi li riuso in modo che debbano fare meno lavoro quest'anno. Allora, apriamo l'ultima. Dunque, su questo sono un po' in dubbio. Sono un po' in dubbio perché la regina, appunto, non c'è più. Io l'ho uccisa. E allora, quando nascerà quella nuova, non è subito sufficientemente grossa da non passare da qui. E potrebbe anche passare. Quindi vado un po' a fortuna, perché da un lato sto imparando e dall'altro, essendo comunque animali, le api, non c'è mai niente di sicuro. Questi telaini, dopo averli smielati l'anno scorso, li ho tenuti in freezer. Tenuti in freezer così qualsiasi malattia, fungo o altre cose, eventuale ovviamente, non si sviluppa.
ecco fatto. Boh. Ora chiudiamo e per oggi le abbiamo disturbate abbastanza. Via. Speriamo bene, soprattutto per questa, le altre sono a posto. Niente, insomma oggi alla fine ho ammazzato una peregina. Così. Credo davvero sia necessario, altrimenti il mio maestro non mi avrebbe detto di farlo. E niente, comunque non sono contento. Però se l'ho fatto per il bene della colonia, magari dopo lo sarò. Ok, da Chignadì, da Baita Chignadì, per questa settimana con le api ho finito. Adesso le lascio qualche giorno tranquille, poi le ricontrollo tra 4-5 giorni. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Mentre finisco questo barattolo di canestrelli che mi hanno regalato, portati dalla Liguria, buonissimi. Ho deciso di mettere la punta qui a questo bastone. Chi mi segue su Instagram e YouTube l'ha già visto. È il mio bastone per funghi che ho comprato alla fiera di Sant'Orso in Val d'Aosta quest'inverno. L'ha fatto un artigiano con un ramo di nocciolo, ha intagliato il muso di un cinghiale usando i rametti che sbucavano da questo bel ramo abbastanza dritto. Però ho pensato che questa parte, andando sempre nel terreno, quando si va nel bosco, terreno umido, si sarebbe poi rovinata. Allora ho cercato questo, che è un puntale da bastoni appunto, che si fa molta fatica a trovare. L'ho trovato in una ferramenta, ne ho girate 7-8 credo. Quindi ho levigato il bastone per farlo a forma di cono, per inserire così questo puntale. Purtroppo è leggermente piccolo rispetto al bastone come diametro, però sembra che non esistano più larghi di così, non so perché. A ogni modo è stato già faticoso trovare questo, quindi lo usiamo. Lo infilo così, poi dopo qui c'è un buco che userò con un chiodino e magari ne faccio uno in più qui per una vite. Dopo vedo. Intanto uso del silicone acrilico perché è adatto a superfici porose, come appunto può essere il legno. E niente, lo aggiungo per cercare di sigillare un po' di più, considerato che appunto dovrà stare sempre all'umidità.
Iniziamo così, vediamo cosa succede. Metto anche un goccio attorno così non entra dentro dopo. Ok. Se c'è qualche altro metodo che conoscete migliore di questo, lo provo e lo ascolto volentieri, perché ci tengo a questo bastone, mi piace un sacco, è molto bello, molto originale, e quindi se c'è qualche modo per proteggerlo migliore di questo che ho pensato io, lo facciamo, lo metto in atto. Ecco, adesso lascio asciugare. Anzi, prima lo pulisco un po' meglio e poi lascio asciugare. Ok, ci siamo. Qualche colpetto e lo lasciamo lì. Ecco, questo è il risultato.